Buongiorno a tutti e a tutte, oggi vi mostrerò come realizzare questo semplice accessorio per capelli, molto carino e versatile, si può fare in veramente tutti i colori possibili e immaginabili. Per realizzarlo utilizzo il filato Iggy di Tessiland, vi metterò il link in descrizione, un uncinetto numero 2, le nostre forbicine e un elastico. L'elastico io consiglio non troppo sottile, quindi un po' spesso, in modo che dia anche un po' di supporto. Allora, iniziamo sempre facendo la nostra asolina. La lavorazione è velocissima, quindi è perfetto per dei regali veloci o ad esempio per regali o pensierini per una festa di compleanno, ad esempio. Allora, partiamo avviando 35 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35. Ok, quindi questa è la lunghezza del nostro fiocchettino. Ora partiamo, aspetta che avvicino un pochettino, partiamo facendo una maglia bassa nella prima catenella, una mezza maglia alta, quindi carico l'uncinetto, entro nella catenella successiva, tiro fuori e invece di andare a 2 a 2 faccio passare il filo in tutte le 3 asole, quindi questa è una mezza maglia alta, 2 maglie alte, quindi 1, 2, 2 triple maglie alte, quindi carico il filo 2 volte, entro nella catenella, tiro fuori 2 asole, carico il filo, tiro fuori 2 asole, carico il filo, tiro fuori 2 asole. Ancora una volta. 2, 2, 2 e ripetiamo all'indietro, quindi facciamo 2 maglie alte, 1, 2, carico il filo, entro nella catenella dopo, tiro fuori le 2 asole, tiro fuori le 2 asole. Quindi abbiamo fatto 2 maglie alte, ora una mezza maglia alta, quindi carico il filo come per fare una maglia alta normale, entro nella catenella, tiro fuori il filo e invece che passare per 2 asole e basta, passo in tutte e 3 insieme e faccio la mezza maglia alta e una maglia bassa nella catenella successiva, quindi sostanzialmente ripeto al contrario il pattern e infatti si crea questa sorta di arco, no? Tipo fogliolina. Ora facciamo 11 maglie bassissime, quindi 1, entro e senza caricare il filo faccio uscire l'asola, quindi faccio rivedere, entro nella catenella, prendo il filo e senza caricare di nuovo il filo lo faccio passare nella asola che avevo già sull'uncinetto, quindi 2, 3, 7,
12 maglie bassissime. Ora non devo far altro che ripetere il pattern, scusate, che ho fatto all'inizio, quindi nella catenella successiva una maglia bassa, in quella successiva ancora una mezza maglia alta, quindi chiudo tutte e tre le asole insieme, 2 maglie alte, due triple maglie alte, due maglie alte di nuovo, quindi andiamo a ripetere il pattern al contrario. Quindi prima andiamo in crescita e poi in diminuzione. Una mezza maglia alta, una maglia bassa. Ora saltiamo una maglia, una catenella di base, ed entriamo in questa ultima catenella e facciamo una maglia bassissima. Quindi abbiamo fatto metà della nostra fascia. Quello che dobbiamo fare adesso è spostarci dall'altra metà e sostanzialmente andiamo a replicare lo stesso punto che troviamo nella maglia sottostante. Quindi abbiamo iniziato qua con una maglia bassa, quindi entriamo nella stessa asola in cui abbiamo fatto la maglia bassa precedentemente. Lo faccio magari rivedere, esco un attimo. Qua abbiamo la maglia bassa e nella stessa asola in cui abbiamo la maglia bassa facciamo quella specchiata sostanzialmente. Una mezza maglia alta, vedete, questa è l'asola in cui è entrata la mezza maglia alta. Noi dobbiamo rientrare in quella stessa asola. Io lo faccio vedere così, poi il mio consiglio è nella lavorazione includere anche il codino avanzato in modo che poi lo tagliamo e basta. Prendo il filo e faccio la mia mezza maglia alta, 2 maglie alte come le due sottostanti, una, due. Iniziamo a vedere che lavorando nella stessa asola si crea questa sorta di linea centrale che ci dà la nostra forma di fiocco o fogliolino. Quindi poi le nostre 2 triple maglie alte. Al ritorno è più facile perché dobbiamo solo guardare che tipo di maglia abbiamo sotto e replicarla. Quindi è anche meno difficoltoso contare. A una certa possiamo anche toglierla il codino, tanto ormai è fermo, quindi lo togliamo e non lo inglobiamo più. Quindi abbiamo fatto le nostre 2 triple maglie alte, poi andiamo a rifare le 2 maglie alte normali come sottostante. Mezza maglia alta, e la nostra maglia bassa finale. Ora andiamo a fare gli stessi punti precedenti, sempre le nostre maglie bassissime. È importante che siano bassissime perché altrimenti se non si fa una maglia bassissima si va a creare troppo spessore e quindi poi nel momento in cui dobbiamo andare a chiudere il fiocchetto attorno all'elastico non si riesce a chiudere bene perché fa troppo spessore e il nodo diventa
troppo grande per quello che è l'elastico. Ovvio che noi adesso lo stiamo facendo con un cotone, se dovessimo farlo con un filato più spesso, perché magari vogliamo un effetto più chunky piuttosto che un effetto più ad esempio con un filato peloso eccetera, dobbiamo poi adattare la grandezza dell'elastico alla tipologia di filato che usiamo, perché altrimenti se è sproporzionato verrà male e non si chiuderà bene. Ok, abbiamo fatto l'ultima maglia bassissima e riprendiamo col giro, quindi una maglia bassa, una mezza maglia alta, due maglie alte, ho sbagliato, due maglie alte, una e due triple maglie alte, qua mi sono un po' incastrata, la rifaccio, e poi di nuovo due maglie alte, una mezza maglia alta, una maglia bassa e andiamo a chiudere all'inizio, quindi nella prima asola che troviamo, con una maglia bassissima in modo da fare la punta. Ok, tagliamo lasciando una codina, chiudiamo con una maglia bassissima, tiriamo un po' e poi praticamente nella vena centrale del lavoro andiamo a nascondere tra le asoline il nostro codino. Ecco. Lo assicuriamo per 2 o 3 asole in modo che poi non venga via. E poi lo andiamo a tagliare. Tagliamo questo qua che abbiamo appena nascosto e tagliamo questo qua che non abbiamo bisogno di nascondere perché l'abbiamo lavorato nel frattempo e quindi è già assicurato. Ok, quindi abbiamo ottenuto il nostro fiocchettino. Ora si tratta di tirarlo un po' in modo che le fibre si assestino e si allarghino per bene. Dopodiché prendiamo il nostro elastico, facciamo passare dentro il fiocchettino e semplicemente lo annodiamo. Poi bisognerà tirare un po' in modo che le orecchie escano, diciamo, dal nodo, e questo è il motivo per cui prima parlavo del rapporto tra l'elastico e il filato, perché se è troppo spesso questo nodo, parte del fiocco rimarrà inglobato nel nodo, invece in questo modo riusciamo proprio a tirarlo tutto fuori. Facciamo un po' così ed ecco qua, abbiamo realizzato questo bellissimo accessorio. Poi appunto a seconda del filato e del colore potete farne veramente tantissime versioni. E poi una volta messo su ad esempio le trecce piuttosto che una coda alta, il risultato è bellissimo. Vi ringrazio per avermi seguito in questo tutorial, vi ricordo che per rimanere aggiornato su tutti i video potete iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Grazie.